sono quelle storie che vale la pena raccontare, tramandare e tenere sempre vive. Storie potenti che in un periodo storico difficile possono farti vedere la vita da un punto di vista diverso. Questa è una di quelle, la storia di un uomo che nella sua vita ha dovuto affrontare le difficoltà una dopo l'altra. Un uomo che non ha mai permesso alle tragedie, ai problemi, alle sfide e ai cambi di circostanza di mettergli i bastoni tra le ruote. Trattando questi ostacoli come un semplice rallentamento nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Questa è la storia di Soichiro Honda. Soichiro nasce senza particolari talenti né ricchezze. È infatti il figlio di Gihei, fabbro e meccanico di biciclette nella piccola cittadina di Hamamatsu. A quell'epoca le biciclette erano un mezzo molto utilizzato per spostarsi in Giappone. Gihei le comprava, le restaurava e li rivendeva sul mercato a un prezzo maggiorato. È proprio nell'officina del padre che il piccolo Soichiro apprende le basi del lavoro meccanico manuale e scopre l'amore per i mezzi a due ruote. Ma è proprio in questa giovane età che al piccolo Soichiro viene fatto il regalo più grande. Gli viene regalato il più stabile e forte mattoncino che andrà a costituire la sua vita. Perché è proprio di questo che si tratta. La vita di Soichiro racconta la costruzione di un castello formato da tanti piccoli mattoncini. E il più importante mattoncino del suo castello lo trova appunto in una fredda mattina di primavera, quando fuori dalla finestra vede passare un'automobile. È immediato, potente, un fulmine a ciel sereno. Se ne innamora, trova il suo sogno, l'automobile. Ovviamente è ancora un sogno un po' ideale da plasmare, da capire. Soichiro non ha ancora le idee chiare, d'altra parte è solo un ragazzino, ma in cuor suo sa che quell'automobile è tutto ciò che gli serve per plasmare la sua vita e realizzare i suoi sogni. Soichiro finisce a stento la scuola dell'obbligo, non era uno studente brillante. Non dava infatti molto peso allo studio. Per lui le doti pratiche erano molto più importanti della teoria. A quell'epoca i voti scolastici venivano consegnati tramite i genitori in forma cartacea, con una lettera. I genitori, una volta ricevuti, dovevano restituirla firmata, apponendo il timbro della propria famiglia. Ovviamente Soichiro non voleva deludere i genitori e quindi decide di inventarsi e di progettare uno stampo tramite un pedale di una vecchia bici che replicasse il nome della famiglia Honda. Un altro mattoncino si aggiunge alla vita di Soichiro. Finita la scuola si trasferisce a Tokyo, dove trova lavoro in un'officina di riparazioni meccaniche. Una notiziona per lui che sognava di lavorare sulle automobili, sulle bici, però all'inizio era solo un lavoro di gavetta. Gli spettavano compiti come le pulizie e la preparazione dei pranzi per gli operai. Ma pian piano l'ambizione e le qualità di Soichiro emersero anche in quell'officina. Iniziò pian pianino a lavorare come meccanico, riuscì ad entrare nel racing team dell'officina meccanica e dopo anni di enorme crescita riuscì perfino a farsi affidare un'officina tutta sua. Bene, direte voi, fantastico, grande Soichiro, ma a lui non bastava. Non bastava proprio. Pensava, il mio sogno è quell'auto. Decide quindi di mettersi in proprio e progettare delle fasce elastiche per pistoni, che avrebbe poi voluto rivendere alla più grande casa automobilistica giapponese del tempo, che era la Toyota. Era un prodotto tutto suo, ci mise cuore e anima. Di giorno lavorava in officina e alla sera disegnava, migliorava e progettava il suo prodotto. Investì tutto se stesso per quel progetto e anche tutti i suoi risparmi. Pensate che vendette perfino i gioielli della moglie per finanziarsi. Ma vuoi che tutti questi sforzi non vengano ripagati? Infatti, finalmente ci siamo. Honda ha progettato le sue fasce elastiche, ne ha prodotte addirittura 30.000. Tutto contento va dal signor Toyota e gli fa vedere le sue fasce. 30.000. Finalmente il sogno si è realizzato. Delle 30.000 fasce Toyota gliene accetta solo 50, un
disastro, anni di studio e di lavoro buttati nel cesso. E pensate che questa notizia gli arrivò quando Soichiro era in ospedale. Infatti lui, oltre a fare tutto ciò, era anche un pilota di auto. Ebbe un brutto incidente dove si ruppe la spalla, si rovinò la faccia addirittura, e questa notizia gli arrivò sul letto di ospedale. Penso che tutte le persone normali a quel punto avrebbero fatto un passo indietro. Aveva speso tutti i suoi soldi, era sul letto di ospedale e il suo progetto era fallito. Soichiro quindi lascia perdere. No. Soichiro invece decide di non mollare neanche un centimetro. Si rimbocca le maniche e comincia da capo. Si accorse infatti che la sua conoscenza pratica non gli bastava, doveva studiare per migliorare il suo prodotto. Finora, come detto, lui aveva sempre considerato gli studi inutili. Se la teoria sviluppa la creatività, allora tutti i professori possono diventare inventori, diceva Soichiro. Ma ora no, ha capito l'importanza anche della teoria. Studia e progetta e studia. E dopo 2 anni di duro lavoro, il suo progetto, completamente rivisitato, è pronto. Torna da Toyota. Toyota, ecco le mie fasce. Ok, te le compro, Soichiro. Questa volta mi hai convinto, però me ne servono tantissime. Devi produrne veramente tante per soddisfare la nostra richiesta. Ovviamente immagino che tu hai una fabbrica. Fabbrica? Ah sì, certo, ce l'ho la fabbrica. Soichiro la fabbrica non ce l'aveva. Bene, mi serve una fabbrica. Per fare la fabbrica mi serve il cemento. Andiamo a comprare il cemento? Sfiga vuole che in quel periodo ci fosse la seconda guerra mondiale e che di cemento non se ne trovava. Soichiro, il cemento non c'è, la fabbrica non la fai. Beh, a questo punto finalmente Soichiro decide di lasciare perdere. Chiama i suoi amici, studiano e trovano un modo di fabbricarsi il cemento da soli. Un'altra volta, di fronte alle difficoltà, il sogno di Soichiro ha avuto la meglio. Soichiro fa la fabbrica e inizia a vendere la Toyota. Le vendite sono alle stelle. Pensate che quasi il 40% delle fasce usate in Toyota sono di Soichiro. E va tutto benissimo fino a quando... un disastro. Un bombardamento aereo colpisce la fabbrica di Honda. Molti dei macchinari e dei materiali sono inutilizzabili. Basta, non ce la faccio più. Vado al mare, vado con mia moglie, mi rilasso. Questo è quello che avrebbe pensato una persona normale, con del senno. Ma non Soichiro. A Soichiro il senno non serviva a niente. Lui aveva un sogno. Soichiro non molla, chiama tutti i suoi operai, li raduna e dice: andatemi a prendere i regali del presidente Truman. I regali del presidente Truman, ovvero le taniche di benzina che i bombardieri americani facevano cadere una volta che erano vuote. Grazie a quei preziosi materiali, Honda riuscì a mettere insieme il necessario per continuare la produzione delle sue fasce elastiche. E finalmente vissero tutti felici e contenti. Subito dopo aver ricostruito la fabbrica, un terremoto gliela rade al suolo. E lui cosa fa? Si arrende? Sì, questa volta si arrende, ovviamente. Esausto e senza i fondi necessari per continuare, decide di vendere la sua fabbrica e la sua produzione direttamente alla Toyota. Progetti per il futuro? Sì, uno ce n'aveva, il whisky. Decide di costruirsi una distilleria di whisky in giardino e passa 1 anno e mezzo a bere e a ubriacarsi con i suoi amici e la moglie a casa. Ma tra una sbronza e l'altra, il cervello di Soichiro continua a produrre. C'è ancora quel sogno in lui, quel fondamento forte. Intanto la guerra finisce e in Giappone non c'è nemmeno più una goccia di carburante. Honda non poteva nemmeno andare in auto a comprare il cibo per la sua famiglia. Ma Honda era pigro, poi dopo 1 anno e mezzo di whisky, cosa vuoi, anche pedalare? Lui infatti doveva andare tutti i giorni in bicicletta in centro a comprarsi da mangiare. E da lì, siccome era pigro e siccome era un genio, decise di mettere un piccolo motore alla sua bicicletta. Girando per il paese la gente lo nota e gli chiede: ma Soichiro, ma che bella sta bicicletta, me ne fai una anche a me? In men che non si dica, Soichiro ne ha fatte talmente tante che rimane a corto di motori. Allora pensò: potrei creare dei motori per questa bicicletta, potrei fare una fabbrichetta come quella delle fasce. Però, come al solito, a Soichiro mancavano i fondi. Ma Soichiro è Soichiro. Soichiro lotta e Soichiro si adatta. Scrive a 18.000
18.000 proprietari di negozi di biciclette del Giappone, chiedendo di contribuire alla rinascita del Giappone attraverso la nuova mobilità che lui avrebbe creato con le sue biciclette a motore. Ne convince 3.000 a dargli il capitale necessario. Inizia la produzione. Un successo? No, una merda. Quella bici era troppo grossa, era troppo pesante, la prendevano solo gli appassionati. Ma ancora una volta lo spirito di adattamento di Soichiro, la sua tenacia e il suo grandissimo coraggio lo spinsero a ristudiare la bicicletta. Fu così che nasce The Dream, il sogno. La bicicletta, chiamiamola anche motorino, che cambiò il Giappone. Ne vendette tantissime e poi da lì il resto della storia lo sapete. Honda è ora una delle più importanti produttrici di auto e moto al mondo. Perché ho deciso di raccontarvi questa storia? Sebbene sia una storia molto vecchia, la trovo molto attuale. Siamo alla fine di un anno terribile che ha lasciato molte persone a casa senza lavoro, senza speranze e probabilmente ha fatto vacillare i sogni di molti. Quindi ho pensato che questo potesse essere il miglior modo per farvi i migliori auguri di buon anno, invitandovi tramite il racconto di Soichiro a tenere stretti sempre i vostri sogni, le vostre passioni e di combattere fino all'ultimo momento per tenere vive le speranze, siano esse degli hobby o le vostre attività lavorative. Da ogni crisi nascono delle nuove opportunità. Ricordatevelo sempre. E ogni volta che vi sentirete sconsolati e affranti, non lasciate che la disperazione vi impedisca di continuare a sognare e lottare per quello che state cercando di ottenere, i vostri sogni. E se non credete a me, credete a lui, Soichiro Honda. Buon 2021 a tutti.